Jean Foutrier è stato uno dei maggiori precursori dell'informale materico, a partire già dagli anni 40, e ha inaugurato un linguaggio nuovo che si ribella alla costruzione cubista e alle briglie della forma, e quindi aspira alla libertà formale oltre che concettuale. La sua straordinaria e famosissima serie degli otage viene esposta a Parigi alla fine della Seconda Guerra Mondiale alla Galerie Drouin, tra mille polemiche. Il soggetto di queste opere sono i corpi degli internati in un campo nazista di Oradour, rimasti fulminati dopo aver cercato di fuggire dalla prigionia e che Foutrier vide trascinati via dai nazisti. Sono teste che emergono come larve dalla massa pittorica. In questa testa di ostaggio la materia è cruda e sembra un bassorilievo che emerge dalla tela, dove rimane solo un lontano ricordo di un volto umano, e attraverso l'espressività brutta della materia Foutrier riesce a esprimere con una grande intensità un'umanità alienata e ridotta praticamente al nulla. I colori sono acidi, ci sono sfocature, i fondi sono dati a spatola e sembrano un intonaco e creano uno spessore che dà drammaticità all'immagine. Un altro importante precursore ed esponente dell'informale materico è Jean Dubuffet, che, stanco delle immagini conformi alle regole, fu ideatore dell'art brut, cioè arte rozza, un'arte spontanea come quella dei bambini e degli alienati, che secondo Dubuffet nascondono meraviglie inattese sotto la loro apparente bruttezza. Quindi l'arte non è più solamente il regno del bello come espressione dell'idea e dello spirito, ma anche della asimmetria, dell'informe e del deforme, come oggi sono le opere del pop kitsch, che sono l'estetica del nostro tempo. Quindi Dubuffet, guardando l'esperienza surrealista di Miro, riconosce nei linguaggi primitivi e infantili l'essenza primordiale dell'istinto creativo e artistico. Infatti per lui sono importanti i linguaggi dell'uomo comune e l'espressività della materia, utilizzando quindi sabbia, gesso, terra, ali di farfalla, elementi botanici, impronte, lische di pesce e altri materiali, con i quali compone i suoi assemblage, dove ancora persiste la figurazione, essendo Dubuffet molto interessato ai disegni dei bambini e dei pazzi. Da questo magma di colori mescolati a materie esce un'immagine semplice e grottesca, come in questa opera Il mago dal naso sottile, dove è la materia stessa e il mezzo pittorico a parlare, come anche in tutte le sue opere di questi anni. Durante i primi anni 60, Dubuffet produce una serie di dipinti che sembrano puzzle, con piccole figure inquietanti, e nello stesso periodo si dedica alla scultura, ma utilizzando materiali ordinari come la semplice carta e il polistirolo leggero. Un altro artista precursore dell'informale scenico è Vols, nella sua turbolenta e breve esistenza in giro per l'Europa, dove il segno per la prima volta ha valore in sé ed è stato il primo artista europeo a comprendere che l'arte può essere anche avulsa da un significato prestabilito. Portava sempre con sé una borsa di lino grezzo con libri, album, piccoli fogli di carta, aforismi e poesie, ed era solito registrare i suoi pensieri o citazioni altrui in scritti. Il suo lavoro artistico partiva appunto da questo insieme di testi letti, di testi scritti da lui e da suoi disegni. Anche lui non aveva fiducia nella razionalità, come molti altri artisti intellettuali di quel periodo, atteggiamento dovuto alle conseguenze devastanti della Seconda Guerra Mondiale, e quindi cercava nella drammaticità e spontaneità del gesto un nuovo senso e una nuova espressività artistica. Quindi in Vols il segno precede i significati, traducendo le sue sensazioni attraverso macchie, grovigli, fili, grumi di colore, graffi, che liberamente si sovrappongono sulla tela, creando immagini inquietanti e potenti nella loro profondità espressiva. Altro precursore dell'informale scenico fu Henri Michaud. Fu poeta e pittore, nato in Belgio nel 1899, dove trascorre la sua infanzia a Bruxelles e successivamente si trasferisce a Parigi. Qui nel 1925 incontra Paul Klee, Max Ernst e Giorgio De Chirico e inizia a interessarsi alla pittura e alle arti grafiche, accompagnando i suoi scritti con dei disegni.
Soltanto nel 1948 la pittura divenne per Michaud un'attività autonoma, parallela a quella letteraria, inserendosi nel filone dell'arte informale, influenzato dalla poetica della scrittura automatica surrealista e rifiutando qualsiasi tipo di messaggio precostituito. Michaud non ha mai fatto parte del surrealismo come molti hanno asserito. La sua pittura, malgrado una forte inclinazione verso l'astratto, rimarrà sempre figurativa, con l'intento, attraverso la dilatazione della capacità percettiva, di aumentare la coscienza del mondo. Anche il pittore canadese Jean-Paul Riopelle è fra i precursori dell'informale e iniziatore del Taoisme. Il Taoisme è una corrente pittorica che si esprimeva con veloci colpi di spatola sulla tela. È ritenuto il fondatore dell'arte contemporanea canadese e Riopelle si considerava francese di adozione. Infatti dal 1947 al 1980 ha vissuto a Parigi, frequentando i circoli dell'avanguardia e diventando amico dei surrealisti, collaborando con il poeta Breton e con lo scultore Alberto Giacometti. Già negli anni 50 Riopelle fu uno dei primi artisti dell'informale nordamericano e la 26esima edizione della Biennale di Venezia gli dedicò una sala personale. Per 20 anni è stato legato sentimentalmente all'artista statunitense Joan Mitchell e le sue opere sono esposte nei più importanti musei del mondo, tra cui il MoMA e il Guggenheim di New York. Anche Hans Hartung, di origini tedesche, fu tra i precursori dell'informale scenico e gestuale, ma senza il vitalismo forsennato che vedremo nell'action painting americana. Durante la guerra si trasferisce in Francia, si arruola nella legione straniera, perdendo in battaglia la gamba destra, e infatti nel suo stile energico e sferzante emergono le sue sfortunate vicissitudini. Crea schizzi di colore mediante aria compressa e utilizza scope, rulli, rastrelli, pennelli multipli che gli permettono, ovviamente da seduto, di dipingere a larghi gesti con dei segni acuti come sciabolate, segni fulminei e spontanei, spesso utilizzando la tecnica sottrattiva del graffito che, incidendo la tela, fa emergere il colore sottostante con un effetto di luminosità. Hartung tiene la sua prima personale nel 1947 a Parigi e nei suoi quadri emerge una nuova dimensione spaziale, sublime e sospesa, quasi immateriale. Ciò che amo è agire sulla tela, ha detto l'artista, ma il suo lavoro è sottilmente mentale, quindi molto diverso dalla vitalistica gestualità dell'action painting.